Amici appassionati di scienza, ben ritrovati. Oggi affrontiamo il tema del paradosso dei gemelli, un tema ampiamente discusso in internet relativo alla relatività ristretta. Se voi siete qui, do per scontato che avete ben noti i concetti della relatività e quindi non sto a riprenderli, tranne quelli che mi serviranno espressamente per questa dimostrazione che diversamente da quella che si vedono in genere su internet non farà ricorso in esplicito a nessun concetto né di relatività generale né di diagrammi di spazio-tempo di Minkowski né andrà a vedere le formule delle trasformate di Lorentz, che sono tutti approcci corretti. Cercheremo di dare una visione il più possibile intuitiva e per questo anche più sconvolgente. Speriamo di riuscirci. Allora, cominciamo subito andando a riraccontare che cos'è il paradosso dei gemelli e quindi andiamo a vedere questo disegno. Allora, nel paradosso dei gemelli abbiamo due gemelli che qua sono rappresentati da due orologi di cui uno viaggia rispetto all'altro, prende una certa velocità, questo qua va in una certa direzione e poi tornerà indietro. Allora, dove sta il paradosso? Il paradosso sta nel mettere a confronto due concetti di relatività ristretta che apparentemente sembrano in contraddizione l'uno con l'altro. E quali sono questi due concetti? Il primo è il concetto della dilatazione dei tempi. La relatività ristretta, ricordo che dice che rispetto al rosso, se il blu si sta muovendo, l'orologio blu non soltanto si sposta nel tempo, ma sarà anche più lento. E quindi la relatività ristretta dice che il blu, alla fine di questo viaggio, sarà più giovane del rosso. Ma l'altro concetto della relatività, addirittura di Galileo e nemmeno di Einstein, è che non esistono sistemi di riferimento privilegiati, quindi se secondo il rosso era il blu a muoversi, secondo il blu sarà il rosso a muoversi, ovviamente in quest'altra direzione, andata e ritorno, e quindi secondo il blu sarà il rosso ad essere più giovane, per cui il paradosso dei gemelli dice: come fa ciascuno dei due a dire di essere più vecchio o più giovane dell'altro? Bene, a risolvere questo aspetto qua ci sarà un terzo tema della relatività ristretta che di solito viene poco raccontato e che è il tema della relatività della simultaneità. Andiamo a vedere cosa intendo dire con questo aspetto. Allora, per illustrare la relatività della simultaneità prendiamo a riferimento questo disegno. Qui vedete, io ho disegnato un sistema di riferimento qua in rosso con un orologio che è questo qua blu. Ho fatto partire un raggio di luce che va in tutte e due le direzioni e contemporaneamente un orologio. Vediamo cosa succede. Il raggio di luce si espande, l'orologio gira e così via fino a questo punto qua. Che succede a questo punto qua? Quando la luce raggiunge questi due punti, io ho fatto in modo che altri due orologi che avevo piazzato in questi due punti iniziassero a muoversi, ovviamente segnando esattamente questo tempo. Come facevo a segnare questo tempo? Perché io conosco la velocità della luce, conosco la distanza e quindi so quanto tempo la luce ci impiega a partire da qua e arrivare qui, e a partire da qua e arrivare qui, che per me è lo stesso tempo, ovviamente, e quindi posso già prevedere quanto segnerà il mio orologio qui quando la luce arriva qua. E quindi da questo momento in poi i miei orologi viaggiano, come si vede, sincronizzati, no? Dicono sempre al stesso tempo. Quindi io ho un mio concetto di simultaneità perché posso dire che la luce raggiunge questo punto contemporaneamente a quando la luce raggiunge questo punto, e questo vale per qualunque tipo di punto equidistante dal punto centrale. Ma adesso vediamo, quindi va avanti, ovviamente, che cosa succede quando questo stesso scenario è visto da qualcuno che si muove rispetto a me in questa direzione, quindi vede il mio mondo muoversi in quest'altra direzione. Ricordiamoci che per la relatività ristretta la luce viaggia alla stessa velocità per qualunque sistema di riferimento. E questo che conseguenza ha? Ha questa conseguenza qua, che
come vediamo il mio sistema viaggia, l'orologio continua a girare, la luce a sua volta si continua a espandere. Ora, siccome anche per lui la luce si espande alla velocità della luce, la stessa che c'era per me, è chiaro che il disco non si sta spostando dal nostro punto di vista, il centro del disco non si sta spostando, ma rimane fermo dove era, è semplicemente la luce che si muove. E quindi che succede? Lui sta vedendo quello che succede da me, Succede che, come vediamo, il mio raggio di luce raggiungerà la tacca di destra, cioè quella che è in coda al mio movimento, molto prima della tacca di sinistra. E quindi cosa succede ancora? Lui vedrà che io metto l'orologio ovviamente nella posizione in cui l'ho messo io, cioè quando segna 15, diciamo, in questo istante qua, quando la luce arriva qui, e quindi molto prima che questo orologio abbia raggiunto il quarto di giro. E a sua volta, andiamo ancora avanti, gli orologi vedete che si muovono nuovamente, quando poi la luce dal suo punto di vista ha raggiunto la mia terza tacca, vedrà quello che faccio io in quel momento, e cioè nuovamente metto l'orologio a un quarto di giro. Quindi cos'è che osserviamo? Prima cosa, che gli eventi che per me erano contemporanei, cioè luce arriva qua e luce arriva qua, per lui non sono contemporanei. Ma secondo aspetto ben più importante è che gli orologi non sono più sincronizzati. Come vedete, più io mi muovo verso la testa del mio movimento, ricordiamoci che mi muovevo in questa direzione, e più gli orologi sono indietro, più mi muovo verso la coda del mio movimento, cioè più mi sposto nello spazio verso la coda del mio movimento, e più gli orologi sono avanti. E sarà questa la chiave per poter risolvere il paradosso dei gemelli. E infatti andiamo a vedere perché. Portiamoci a vedere un primo aspetto del paradosso dei gemelli, il viaggio di andata. Analizziamo il viaggio di andata dei due gemelli e partiamo da questo primo disegno. Allora, scusate, in questo disegno abbiamo i due gemelli, quello blu parte e va fino a un certo punto. Adesso non importa che vada in chissà quale stella lontana, il concetto vale lo stesso, quindi facciamolo semplice. Arriva qui e poi tornerà indietro. Io ho incidentalmente disegnato anche l'orologio del mio sistema di riferimento solidale al mio, che si trova nel punto in cui arriverà il mio gemello viaggiante. Allora, per quello che abbiamo detto, si parte da questo scenario, segnano tutti lo stesso tempo, questo per comunità. Al momento del rientro avremo che, vista dal mio punto di vista, i miei orologi avranno girato oltre il quarto di giro, diciamo, mentre il suo orologio avrà girato meno del quarto di giro. Nel viaggio di ritorno succederà la stessa cosa, ma adesso concentriamoci sul viaggio di andata, perché già lì sul viaggio di andata abbiamo la possibilità di affrontare un pezzo della risoluzione del paradosso dei gemelli. Vediamo questo stesso film visto dal punto di vista dell'orologio blu e quindi spostiamoci su questo diagramma qua. Nuovamente qui ho ridisegnato i due orologi rosso e blu e questa volta ovviamente sarà il mio orologio, sarò io che mi sposto da questa direzione. Ho anche ridisegnato l'equivalente del mio orologio arancione, quello che si trova nel punto in cui dal mio punto di vista io vedevo fermarsi e ritornare indietro l'altro gemello. Però notate che questo orologio arancione, visto dal punto di vista del blu, non è più sincrono con l'orologio rosso e siccome si trova, abbiamo visto prima, nella coda del mio moto, io mi muovo di qua, questo orologio è sicuramente più avanti.
Per completezza ho disegnato anche l'orologio del sistema di riferimento del blu, che si trova nel punto in cui, dal punto di vista del blu, arriverà il gemello rosso. E quindi che succede? Succede che arriviamo in fondo, e dal punto di vista dell'orologio blu, l'orologio rosso si sarà mosso di meno, no? Così come avevamo detto che dal punto di vista del rosso il blu si sarebbe mosso di meno. Quindi dal punto di vista del blu il rosso si è mosso di meno, lo si può vedere facendo questo confronto. Questo orologio qui segna proprio il tempo che segna il blu, che poi è lo stesso tempo che segna questo, perché in questo sistema di riferimento gli orologi sono solidali, ma è evidente che il rosso si è mosso di meno del blu. Ma il giallo? Anche il giallo si è mosso di meno, ma siccome partiva più avanti, rimane avanti, e rimane avanti proprio con lo stesso risultato che abbiamo qua. Questo è una rappresentazione grafica proprio del risultato delle formule che stanno nella trasformazione di Lorentz. Quindi quello che succede a metà strada è che questo orologio qui, dal suo punto di vista, è più avanti, e anche da questo punto di vista, e segnano esattamente la stessa situazione. Già questo è un pezzo della risoluzione, perché è evidente, no? Quindi il tema è: noi non possiamo dire che c'è incompatibilità, questi risultati sono tutti compatibili tra di loro, perché sia dal punto di vista del sistema rosso che dal punto di vista del sistema blu i risultati sono gli stessi quando si confrontano gli orologi nello stesso punto, d'accordo? Perché quello che è importante è il confronto tra gli orologi nello stesso punto dello spazio. Vediamo se riusciamo a vederlo ancora meglio con un aspetto persino più ampio, no? Quindi qui abbiamo messo tutti e tre gli orologi, diciamo. Qui il mondo è visto dal punto di vista del sistema rosso, no? Abbiamo che si parte, il gemello parte, nel gemello blu, visto dal rosso, gli orologi normalmente non sono sincronizzati, l'orologio che sta in coda è più avanti, l'orologio che sta in testa è più indietro, poi noi perderemo di vista questo orologio qua perché non ci interessa. Quando è arrivato in fondo abbiamo che l'orologio si è spostato ma di meno, questo si è spostato ma di meno ma è più avanti di questo, questo è più indietro di questo, e vista dal punto di vista invece del blu la situazione è diametralmente opposta ma identica in realtà, perché nuovamente questa volta per lui i tre orologi sono sincronizzati, quelli che non sono sincronizzati sono i miei, per cui questo orologio che è in testa al mio movimento è più indietro, questo orologio che è in coda al mio movimento è più avanti. Andiamo a vedere cosa vede, cosa dice il blu nel momento in cui io sono arrivato qua in fondo. Vedrà nuovamente che il mio orologio rosso è più indietro rispetto al suo orologio o a tutti i suoi orologi, e questo qua è più avanti rispetto a tutti i suoi orologi, esattamente nella stessa misura in cui lo descrivevamo visto dal punto di vista del rosso. Ora voi però direte: ok, questo qui è un trucco che tu fai per risolvere il teorema, scusate, il paradosso dei gemelli, basandoti sul fatto che confronti orologi in punti diversi, ma nel paradosso dei gemelli poi c'è anche il viaggio di ritorno, giustamente. E allora andiamo a vedere cosa succede con il viaggio di ritorno. Nuovamente qui ho rappresentato la situazione è quella completa, quindi visto dal punto di vista del rosso gli orologi sono tutti sincronizzati, quindi quelli blu non sono sincroni,
il blu parte, si arriva a questo stato qua. Visto dal punto di vista del blu, come ho detto, stesso film, questi sono sincronizzati stavolta, questi non sono sincronizzati, ma il risultato qua è identico. Adesso però succede l'aspetto importante. Qual è l'aspetto importante? L'aspetto importante è che mentre quando parliamo di moti uniformi vi è totale simmetria, questo non avviene quando qualcuno cambia direzione, e qui uno solo dei due cambia effettivamente direzione. Chi è quello che cambia direzione? È il blu, cioè il blu che si ferma e torna indietro, o potremmo addirittura pensare che salta da un treno, da una navicella a un'altra, no? Il blu fino a qua si trovava su una navicella che viaggiava in questa direzione e poi fa un salto e si trova su una navicella che viaggia in quest'altra direzione. Perché è importante questo aspetto qua? E perché dico che è solo il blu che se ne accorge? È solo il blu che se ne accorge perché il blu, se lui facesse i suoi esperimenti nel suo mondo, a un certo punto si accorgerebbe che se sta versando dell'acqua su un bicchiere, l'acqua improvvisamente uscirebbe dal bicchiere, così come noi quando siamo in una macchina e stiamo viaggiando seduti non abbiamo nessun problema a stare seduti. Se la macchina improvvisamente inchioda è come se lo sentiamo che è inchiodato, tant'è che abbiamo bisogno del cinturino di sicurezza per evitare di andare a sbattere. Stesso discorso vale solo per il blu, quindi cosa succede? Mentre il rosso può continuare a dire, dal mio punto di vista, scusate, torniamo al punto del rosso, dal mio punto di vista io ho l'orologio blu che si muove più lento, arriva qua e poi, adesso non l'ho disegnato, quando torna qua è ancora più, continuerà a essere più lento e quindi continuerà a essere indietro, quindi quando è qua è già indietro e quando torna è ancora più indietro. Dal punto di vista del blu cosa succede? Il blu a sua volta si dice è il rosso che parte e quando arriva qua è indietro, ma a un certo punto sente che lui cambia il sistema di riferimento. E quello che conta è quello che accade qui soprattutto, cioè, ricordiamoci che in questo punto qua entrambi dicono la stessa cosa, no? Vedete, il blu è indietro rispetto al giallo, il blu è indietro rispetto al giallo, in entrambi i punti in entrambi i sistemi di riferimento. Ora, cos'è che dicevo? Quando il blu salta sulla nuova navicella, per lui il mondo, l'universo è completamente cambiato. Per lui l'universo è un universo fatto così, dove ovviamente qua nulla può cambiare, no? Siamo nello stesso punto dello spazio e quindi anche nel tempo. Ma adesso, dal suo punto di vista, tutto funziona come se il rosso si fosse da sempre, diciamo, trovato su una navicella che viaggiava in quest'altra direzione. E allora nuovamente riesumiamo il concetto che avevamo visto quando parlavamo di relatività della simultaneità. Dal punto di vista suo vorrà dire che l'orologio del rosso è molto più avanti rispetto a quest'altro orologio, che a sua volta è già avanti rispetto al mio. Pertanto, nel momento in cui alla fine del viaggio ci ritroveremo nello stesso punto, anche secondo il blu, il proprio orologio continuerà a essere più indietro dell'orologio rosso. Ecco, questa è la soluzione definitiva del paradosso dei gemelli. Come vedete, non abbiamo dovuto utilizzare né la relatività generale, né le formule di Lorentz, né i diagrammi di Minkowski. Abbiamo semplicemente utilizzato questi orologi che si spostano e le loro posizioni e le loro letture nelle varie posizioni. Il concetto chiave è il concetto della relatività della simultaneità, che è un concetto veramente assurdo, no? Ricordiamoci, cos'è che dice? Che se due eventi per me sono simultanei, per qualcuno che si muove rispetto a me non lo sono. E questo è il concetto che ci aiuta a
uscire dall'impasse del paradosso dei gemelli. Grazie per avermi ascoltato, alla prossima volta.